Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Può essere che vi sia già capitato nella vita di voler dire I miss you in italiano. E se avete dovuto usare questa espressione sicuramente l'avrete già imparata e saprete quindi che la traduzione di questa espressione è mi manchi. Tante volte però vogliamo dire che ci manca qualcosa, dunque non sempre la utilizziamo per dire I miss you, ma magari vogliamo dire I miss my sister, I miss my parents, oppure vogliamo chiedere ad una persona do you miss me? Il verbo mancare è un verbo che crea tanta confusione, perché è un verbo che funziona esattamente come il verbo piacere. Il punto però è che il verbo piacere molto spesso viene utilizzato alla terza persona singolare e plurale. Piace, mi piacciono. Dunque non si conosce bene l'utilizzo del verbo piacere nelle altre persone. C'è da dire che contrariamente al verbo mancare, il verbo piacere si utilizza veramente alla terza persona singolare e alla terza persona plurale nella maggior parte dei casi. Però il verbo mancare può essere che si utilizzi anche nella seconda persona singolare, nella seconda persona plurale, per dire I miss you guys o I miss them e via dicendo. Dunque cerchiamo di scomporre l'utilizzo di questo verbo. Due sono le parti essenziali quando si tratta di utilizzare il verbo mancare. Prima di tutto dobbiamo imparare i pronomi oggetto indiretti. I pronomi oggetto indiretti si usano ogni qualvolta che abbiamo a che fare con un verbo che regge la preposizione a. Mancare a qualcuno. Ora però questo vi potrebbe confondere, dunque cerchiamo prima di imparare i pronomi oggetto indiretti e poi vediamo questo metodo particolare per imparare ad utilizzare il verbo mancare nella maniera più semplice possibile. I pronomi oggetto indiretti rispondono alla domanda a chi, a che cosa, e sono questi: mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Ciascuno di questi corrisponde a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Questi sono essenziali perché ci servono per capire chi è che prova la sensazione di mancanza. Quindi se io dico mi manca, utilizzando mi, significa che io provo la sensazione di mancanza. Se io invece dico vi manca, utilizzando vi, significa che voi provate la sensazione di mancanza. Se vogliamo dire she misses, dobbiamo dire le manca, perché è lei che sente la mancanza. Questa è la nostra prima parte e fino a qui spero che sia tutto chiaro, perché è esattamente come funziona il verbo piacere. Adesso però come coniughiamo il verbo mancare? Iniziamo col coniugarlo al presente indicativo. Io manco, tu manchi, lui, lei manca, noi manchiamo, voi mancate, loro mancano. Molte persone vi insegneranno soltanto manca e mancano, perché molto spesso utilizziamo il verbo mancare alla terza persona. Nonostante ciò, io penso sia essenziale impararlo in tutte le persone, perché alla fine non ci mancano soltanto delle cose esterne, ma ci può mancare la persona di fronte a noi, ci può mancare il gruppo di persone che c'è di fronte a noi e via dicendo. Adesso l'informazione più importante: memorizzate molto bene questa domanda perché vi servirà per coniugare il verbo mancare nel modo più corretto. La domanda essenziale a cui dobbiamo dare una risposta è questa: che cosa oppure chi? What is the thing or the person that I am missing? Se per esempio la persona che mi manca è la persona di fronte a me, quindi tu, allora devo prendere il verbo mancare nella forma tu, dunque manchi. Quindi se io voglio dire I miss you, devo mettere me, perché sono io la persona che prova la sensazione di mancanza, però il verbo è manchi, perché sei tu la persona di cui sento la mancanza. Continuiamo con un po' di esempi fino a che sia chiaro il concetto. Se io voglio dire I miss you guys, chi è o chi sono le persone che mi mancano? Voi ragazzi, voi al plurale. Quindi in questo caso devo andare a prendere il verbo mancare nella forma voi.
siccome la persona che sente la mancanza sono sempre io, dobbiamo utilizzare mi, quindi mi mancate. Per esempio, invece, io voglio dire I miss my dog. Chi è la persona o la cosa o l'animale che mi manca? In questa frase, who am I missing? I am missing my dog. Quindi, my dog, il mio cane, è una terza persona singolare, lui. Dunque vado a prendere il verbo mancare nella forma lui. Mi manca il mio cane. Se questa frase fosse al plurale, I miss my dogs. In this case, I am missing them, the dogs. Quindi una terza persona plurale, loro. Vado a prendere il verbo mancare nella forma loro e dico mi mancano i miei cani. Facciamo una frase un po' più complessa. She misses us. Who is she missing? Who are the people that she's missing? The people that she's missing is us. Noi. Dunque prendiamo il verbo mancare nella forma noi. Manchiamo. Però in questo caso la persona che sente la mancanza è lei. Dunque dobbiamo prendere il pronome indiretto. Le. A lei. Quindi le manchiamo. Le manchiamo. Facciamo ancora una frase ancora più complessa. Se io voglio dire you miss me, in questo caso who are you missing? You are missing me. Tu senti la mancanza di me. Per questo motivo dobbiamo andare a prendere il verbo mancare nella forma io. Io manco. Però chi è la persona che sente la mancanza? Tu sei la persona che sente la mancanza. Quindi il pronome oggetto indiretto che dobbiamo utilizzare è ti. Ti manco. Ti manco. Più o meno questo è tutto per il verbo mancare al presente indicativo. Come vedete non è un verbo semplice. C'è una logica sicuramente differente rispetto agli altri verbi e rispetto all'inglese. Cosa che però a mio parere è più importante memorizzare è la domanda who or what am I missing? E poi, in base alla risposta, voi sceglierete se il verbo dovrà essere alla prima persona, alla seconda persona, alla terza persona e via dicendo. Dopo ciò, mettete il pronome indiretto, quindi la persona che sente la mancanza. Se io sento la mancanza uso mi, se tu senti la mancanza uso ti, se lui sente la mancanza uso gli, se lei sente la mancanza uso le e via dicendo. Per praticare, se volete, potete scrivere nei commenti una persona, un'attività, una cosa che vi manca. Ovviamente se ci sarà da correggere lo farò. Se avete dubbi o domande su questo argomento scriveteli nei commenti. Io spero che questo video sia stato utile e spero che sia stato interessante e soprattutto che abbia chiarito la strana logica del verbo mancare. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!